Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Ok. Abbiamo la carta della luna e la carta dell'appeso, ragazzi. Potrebbe esserci qualche riferimento al passato nel mese di ottobre con la carta della luna. Potrebbe esserci qualche cosa che ritorna a galla. E con la carta dell'appeso c'è la possibilità di vedere questo qualche cosa da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo subito con un 3 di denari. Abbiamo un 9 di spade, un 2 di coppe, un 6 di spade, abbiamo la regina di bastoni, un 10 di spade, abbiamo un 10 di coppe e la carta del diavolo, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino com'è l'energia del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, per le persone che, scusate, per l'amore, per il lavoro e per i soldi, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 3 di denari che potrebbe effettivamente rappresentare qualche tipo di collaborazione, qualche tipo di responsabilità. Abbiamo il carro e un 8 di pentacoli. Può far riferimento a uno spostamento, questo carro, che potrebbe essere necessario nel mese di ottobre. Per qualcuno si tratta di spostamenti per il lavoro e per qualcun altro è come se ci fosse una responsabilità, un impegno da portare avanti giorno dopo giorno. Andiamo a vedere il 9 di spade, abbiamo un asso di coppe e un 9 di bastoni. 2 9 qui avete. Dunque, la sensazione è che ci sia un nuovo inizio, probabilmente legato a queste responsabilità che abbiamo visto qui. Però con il 9 di spade c'è come una preoccupazione, qualche cosa che state cercando di tenere lontano, qualche cosa che è già successo nel passato, e qui avete anche la luna, e c'è una certa preoccupazione sul fatto che questa cosa possa riproporsi, possa ripresentarsi. Andiamo a vedere il 2 di coppe, 8 di coppe e 3 di coppe. Il 2 di coppe è una carta di unione, però vedendo le carte così come sono, io ho la sensazione, soprattutto se siete già in una relazione, che potreste aver paura di un eventuale tradimento.
di un eventuale anche solo allontanamento da parte del partner. Può essere che il o la partner o che siate voi che vi dobbiate allontanare da una certa da un certo luogo, magari per questioni lavorative, per questioni varie, e c'è come questo timore a che qualche cosa possa succedere in vostra assenza. E per quello che c'è tutta questa preoccupazione, questo voler tenere come lontane le preoccupazioni. Ho anche l'idea con questo gruppo di carte che, soprattutto se siete già in coppia, ci sia come la voglia di cercare qualcosa di più all'interno della coppia. O magari, visto che c'è il tradicoppia, all'infuori della coppia, eh. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo una regina di spade e un 4 di pentacoli. Il 6 di spade è una carta che parla anche qui di allontanarsi. Avete varie carte di movimento, il carro, l'8 di pentacoli, il 6 di spade. Di nuovo, ripeto, è una carta che ci parla di allontanamento, è una carta che ci parla di qualcuno che ha bisogno di stare un po' tranquillo, di andare verso mete più serene. Però con il 4 di pentacoli è come se ci fosse una sorta di attaccamento, e la regina di spade credo che sia qui per dirvi di mettere dei paletti, di valutare un po' quello che effettivamente potete tenere, quello che invece non serve più ed è da far fuori. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Allora abbiamo un 2 di spade, otto di spade e la carta della stella. Io ho la sensazione che qualcuno abbia dei desideri e che sia convinto di non poterli raggiungere, probabilmente l'appeso. È un momento di fermo in ottobre per quello che riguarda i vostri sogni, i vostri desideri. Tenete presente che la carta della stella ci parla anche di speranza, quindi non so se tutto questo movimento effettivamente vi ispiri o vi faccia venire la speranza che le cose possano cambiare. Andiamo a vedere il 10 di spade, imperatrice e 2 di coppe. Voglio andare a vedere anche il 10 di coppe, appeso, e 6 di coppe. Perché qui, avendo 2-10, sembra quasi che ci sia qualche cosa che si conclude, qualche cosa che si termina, qualche cosa che arriva finalmente a compimento. E diciamo che avete un 2 di coppe e un'imperatrice, secondo me le cose si possono risolvere, potete, come dire, riportare la pace in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere anche il diavolo. 3 di pentacoli, che è la carta con cui avete iniziato, e abbiamo un 2 di bastoni. Datemi una carta per il 2. 5 di pentacoli. Dunque ragazzi, sembra quasi una seconda opportunità per qualcuno, vedendo le carte un po' così. Io credo che qualcuno di voi si senta un po', come dire, intrappolato in una situazione piuttosto che in una relazione. Potrebbe essere una situazione lavorativa, adesso io vi parlo di coppie perché abbiamo i 2 di coppe, però non escludo che effettivamente potrebbe trattarsi di una situazione lavorativa dentro la quale vi sentite un po' incastrati. Qualcuno potrebbe voler chiedere magari un trasferimento o potrebbe voler spostarsi, o c'è comunque il lavoro in mezzo per quello che riguarda un allontanamento tra voi e o una situazione o una persona. Diciamo che vedendo le carte così, mi viene da dire, c'è come un po' di tumulto a inizio mese, c'è come una sorta di chiarimento, una sorta di definizione di quelle che potrebbero essere le regole di questa situazione o di questa relazione. Poi sento come una sorta di riappacificazione, però quello che vedo con queste carte qui in fondo è che alla fine
tornerete un po' al punto di partenza, nel senso che con questo diavolo e il 5 di pentacoli soprattutto, credo che non sarete tanto sicuri di lasciare indietro questa situazione per una nuova. Il 2 di bastoni è una carta di forte indecisione, indica una sorta di attaccamento a quello che si ha già, a quello che si è costruito, ma c'è anche come questa visione verso il futuro, questa voglia di andare oltre. Però con questo diavolo ho come la sensazione che resta una visione, è come se non ci fosse un reale azione, un movimento, un andare avanti. Mm. E difatti è per quello che secondo me c'è anche qui l'appeso, che avete anche qui, nel senso che è un mese dove non si va avanti più di tanto, cioè nel senso ci sono comunque dei confronti, non sono confronti nel senso di discussioni, sono confronti nel senso che si parla, si discute, ci si confronta appunto con qualcuno. Ehm, Potreste pensare di andarvene da questa situazione o da questa relazione, però sento che alla fine non sarà così. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, ragazzi. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, se state cercando un nuovo lavoro, potrebbe arrivare effettivamente qualche tipo di collaborazione, però sento che è, diciamo, un lavoretto. Niente di ufficiale, niente di duraturo, è come se fosse un contratto a progetto, cioè finito quella cosa lì, basta. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, potrebbero esserci un po' di tensioni nell'ambiente lavorativo, ragazzi. Qualcuno potrebbe appunto pensare di andarsene. Ehm, Ci sono come dei dubbi, c'è come l'idea di non poter andar via o di non riuscire a trovare un altro lavoro. Cioè, sento che, scusate, sento che vi sentite incastrati lì dove siete e rimarrete lì. Purtroppo, ragazzi, non vedo movimenti per adesso. Però vi dico, con queste carte iniziali nulla vi vieta di cercare dei lavori anche più lontano da dove siete soliti cercarli, nel caso appunto voleste cambiare. Se state aspettando qualche promozione, anche quella sento che per il mese di ottobre niente. È un mese dove vi sentite un po' sopraffatti dal lavoro, è come se non riusciste a vedere chiaro le alternative che potreste sfruttare. Avete comunque l'appeso e la luna, ci sono come delle tristezze che ritornano, ma alla fine la situazione è statica. Per chi invece fosse autonomo, mm, c'è come la voglia di espandersi, di trovare qualche cosa di nuovo da proporre, c'è voglia di guadagnare di più, ma ho l'idea, allora, un consiglio potrebbe essere quello di aumentare i social per riuscire ad avere più pubblicità. Mm. Però, guardate, sento che è come se aveste bisogno di diventare un po' più astuti, un po' più maliziosi, un po' più... È come se gli altri arrivassero sempre un minuto prima di voi. Ecco, questa cosa qui la dovete cambiare, dovete cercare di anticipare le mosse dei concorrenti, degli avversari. Per quello che riguarda i soldi, nonostante tutto, nonostante la situazione lavorativa non sia delle migliori, i soldi non vi mancano questo mese, ragazzi. Devo dire che potrebbe essere il o la partner che vi viene in aiuto, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere
magari che avete investito bene, avete un piccolo gruzzoletto, insomma non vi mancheranno, anzi vi devo dire che se avete già degli investimenti attivi, o meglio degli investimenti che generano reddito passivo, questo mese ne trarrete parecchio giovamento, cioè ci saranno dei frutti abbastanza cospicui. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe avere dei debiti e quindi non riuscire a fare i passi che si vuole, che si vogliono, proprio perché c'è prima da finire di pagare questi debiti. In un secondo momento si può pensare a comprare la macchina, a comprare il furgone aziendale, a comprare nuove attrezzature, nuovi materiali, insomma, mm, c'è come un momento di stasi, giustamente ce l'ha appeso. Eh, Parliamo di amore. Allora, io ho la sensazione che ci sia un buon potenziale a livello di amore. Vi dico, se siete single, potreste conoscere qualcuno, potrebbe essere durante un viaggio, potrebbe essere un collega di lavoro, potrebbe essere ehm, il- qualche proprietario terriero, qualche proprietario di hotel. Vi dico quello che sto vedendo, eh? Quindi prendetelo con le pinze comunque. Ehm, ma le cose non si svilupperanno esattamente come voi vorrete, perché? Perché c'è paura e perché siete un po' diffidenti, mi viene da dire. Probabilmente qualche cosa è già successo in passato, e quindi da adesso in avanti avete le antenne allerta e diffidate di tutto e di tutti. Tenderete a controllare la situazione, tenderete a non fidarvi, a stare sulla difensiva, a mettere in dubbio tutto quello che l'altra persona dice, insomma, sarete ben guardinghi. Ehm, per le persone che invece sono in una relazione, qui la paura potrebbe essere di essere ingannati, di essere traditi, come è già successo in passato. Ora, non dico che sia il o la partner che avete adesso, che si è già comportato così in passato, potrebbe anche essere stata un'altra relazione, un altro partner ovviamente, però c'è come questo timore di base, per cui anche voi rimarrete abbastanza sulle vostre, tenderete a fare un po' le pulci su tutto, tenderete a mettere in discussione quello che vi viene detto, sarete degli ottimi osservatori, cercherete di trovare il pelo nell'uovo. E non vi farete convincere così facilmente, insomma, dell'innocenza dell'altro. Avete come bisogno di prove perché l'altra persona dimostri la sua fedeltà e la sua lealtà a voi. Ehm, per quello che riguarda invece le relazioni, diciamo non ben definite, piuttosto che clandestine, mm, anche qui ragazzi c'è una sorta di paura di tradimento, io sento. È come l'aver paura di rimanere indietro, l'aver paura di non essere aggiornati su quello che succede nella vita dell'altra persona. C'è una forte tendenza al controllo nel mese di ottobre, c'è come una sorta di attaccamento a tutto quello che viene detto, che viene fatto, o quello che non viene detto e non viene fatto. Anche qui per questioni passate, secondo me, siete un po' così sulle spine, non vi farete convincere facilmente. Vi dico, anche per voi non è che ci siano tutti questi grandi movimenti, però è anche vero che potreste portarvi a casa una piccola delusione, cioè magari vi aspettavate un certo passo, un certo movimento da parte dell'altra persona e questo passo non arriva. Se parliamo di famiglia, e qui intendo la famiglia di anime, quindi amici, parenti, compagni di viaggio, colleghi, devo dire che le cose sono piuttosto serene a livello familiare. Per qualcuno potrebbero esserci dei temi con i figli,
ma è una questione di perché avete comunque questo diavolo, c'è un forte controllo in questo mese. È come se avesse bisogno un po' di lasciare andare i figli, di non attaccarvi così tanto, cioè soprattutto se sono figli già un po' grandi, è come se fosse giunto il momento di tagliare il cordone ombelicale. Mm? Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Consapevolezza e esaurimento. Oh, che interessante. Perché il 9 di bastoni mi parla proprio di quello di esaurimento, infatti questo è il 9 di bastoni. E la consapevolezza è un asso di spade. È come se doveste rendervi conto che tutto questo ruminio mentale, tutto questo controllo, tutta questa sfiducia, questo difendervi, questo preoccuparvi, rimanere allerta, farvi venire i dubbi, insomma, tutto questo processo mentale vi porta all'esaurimento. Si rischia poi di rimanere intrappolati nei pensieri negativi in questo caso e di non vedere chiara la situazione così com'è. Difatti avete bisogno come di prendere consapevolezza della situazione, però senza tutto questo pensiero ehm, ostinato, questo pensiero negativo, questo pensiero circolare. Andiamo a vedere un altro oracolo. È già anche scivolata una fatina che è rimasta attaccata a questo mazzo quando l'ho preso. Aiuto da una persona, 6 mesi. Allora ragazzi, qui ci potrebbe essere una persona che vi viene in aiuto, potrebbe essere un genitore, per chi li ha ancora, una zia, oppure il partner o la partner. Secondo me è una persona della vostra famiglia esterna alla coppia, che potrebbe venirvi in aiuto da qui ai prossimi 6 mesi. Potrebbe essere un aiuto a livello morale, quindi come se vi dessero un sostegno morale. Potrebbe essere un aiuto da un punto di vista economico. Sì, non lo vedo tanto, però per qualcuno può risuonare. Ehm, O potrebbe essere un aiuto di tipo temporale, cioè qualcuno vi presta il suo tempo. E poi abbiamo la carta della fiducia. Questa carta vi invita ad avere fiducia, ricordatevi che niente è per sempre, niente, tutto cambia, l'energia è in continuo movimento. Ci sono, una delle leggi del Kybalione è il ritmo, cioè ogni cosa ha una curva che va in alto, un momento di apice, il momento di discesa e poi si ricomincia così, no? Tutto ha un ritmo. È come se dovesse avere fiducia nel fatto che questo movimento, questa paura, questo momento di riflessione e di stasi arriverà presto alla fine, fondamentalmente. Amici della bilancia, spero che la lettura vi abbia dato come degli input per poter affrontare meglio il mese. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì parlo delle credenze limitanti, divise per settore, quindi per l'amore, per il lavoro, per i soldi. E in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma vado a spiegare un po' tutto quello che è il mondo delle energie sottili per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!